Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo cosa sarebbe successo, almeno secondo me, se Henry Agar Wallace fosse diventato presidente degli Stati Uniti al posto di Harry S. Truman. Faccio questo video perché me l'avete chiesto molto nei commenti. Naturalmente vi ricordo che questo video è solo una mia ucronia personale e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Detto questo cominciamo. Partiamo dal presupposto che dal 1933 era presidente Franklin Delano Roosevelt, il quale fece 4 mandati presidenziali, cosa non più possibile oggi negli USA. E che morì nel 1945. Già dal 1941 il vicepresidente era Henry Wallace, progressista e radicale, ma pochi mesi prima della morte di Roosevelt, il 20 gennaio 1945. Fu sostituito da moderato Harry Truman, ma se ciò non fosse avvenuto e fosse stato Wallace a diventare presidente dopo la morte di FDR? Nel 1945 l'America bombardò il Giappone con 2 bombe atomiche, mettendo fine alla Seconda Guerra Mondiale. Siccome però Wallace era a favore di una via più diplomatica probabilmente non l'avrebbe fatto. Siccome non sapevo cosa sarebbe successo ho deciso di chiedere a Lia come avrebbe potuto mettere fine alla guerra Wallace, e ho messo insieme alcune di queste probabilità. Secondo me il neopresidente non avrebbe messo fine al progetto Manhattan, ed essendo favorevole ad una collaborazione con l'Unione Sovietica l'avrebbe lasciata aprire un secondo fronte in Manciuria, in modo da indebolire più velocemente il Giappone. Se l'impero avesse nuovamente rifiutato la pace anche dopo aver perso l'esercito statunitense, insieme all'Armata Rossa, sarebbe avanzato ancora nell'arcipelago, causando la resa dei nipponici. Avrebbe poi concesso una pace più morbida al Giappone, esplicitando sin da subito che l'imperatore Showa, cioè Hirohito, sarebbe rimasto il capo di Stato. Dopo la guerra Wallace avrebbe cercato di mantenere l'alleanza con i sovietici, senza causare nessuna guerra fredda, o almeno inizialmente. Per quanto riguarda la politica interna, nel 1948 il presidente avrebbe partecipato alle elezioni con il Partito Democratico anziché uscirne e partecipare con il Partito Progressista. Nel 1949 Wallace avrebbe cercato, tramite via diplomatica, di riunificare la Germania senza dare vita ad un ovest capitalista e ad un est comunista. Nel caso fosse riuscito, sarebbe nato uno Stato liberale ma con caratteristiche socialiste. Dopo la morte di Stalin gli Stati Uniti sarebbero rimasti alleati con l'Unione Sovietica di Khrushchev, cercando di democratizzare sia l'URSS che i suoi satelliti in Europa. Wallace avrebbe anche dato un grande contributo alla lotta per i diritti civili in America, mettendo fine o anche solo diminuendo la segregazione razziale. Il mandato si sarebbe poi concluso nel 1952 con l'elezione del repubblicano Eisenhower. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. Ditemi anche la vostra versione di questa ucronia nei commenti. A presto!